Ciao a tutti, oggi costruiamo questo bellissimo paddle per Commodore 64 e lo proviamo con Arkanoid. Sono sicuro che relativamente all'aspetto estetico riuscirete a fare sicuramente meglio voi. Io mi concentro principalmente sulla parte hardware e sulla parte software, ma questo lo vedremo solo nella terza parte del video. Adesso facciamo un paio di altri esperimenti. Nelle porte joystick del Commodore 64 sono presenti un paio di ingressi analogici. Si trovano nei pin 5 e 9 di ciascuna porta joystick e consentono di collegare un potenziometro e leggerne la posizione. Il primo esperimento che ho effettuato e che purtroppo non è riuscito riguarda la misura di una tensione su questi due ingressi. Costruisco questo accrocchio composto da due trimmer collegati come un partitore di tensione, in modo da generare sul loro cursore una tensione continua compresa tra 0 e 5 volt. I due trimmer sono collegati agli ingressi analogici della porta joystick del Commodore 64. Normalmente saldo più agevolmente, ma qui la telecamera mi ostacola un po' i movimenti. Dopo aver isolato bene tutti i contatti, posso fare la prova. Come si vede dal programma in Basic che ho realizzato, questa prima prova non ha dato i risultati sperati. Muovendo il trimmer in modo da generare una determinata tensione, il valore letto a monitor non è direttamente proporzionale ai volt misurati dal tester. Anche il secondo trimmer dà lo stesso risultato. Come si vede dallo schema del Commodore 64, gli ingressi analogici delle porte joystick sono collegati tramite un multiplexer al SID del Commodore 64. Il SID, per effettuare la conversione del segnale analogico in digitale, misura il tempo di carica dei condensatori C93 e C48 collegati ai piedini 23 e 24 dello stesso SID. Quindi non viene misurata direttamente una tensione. Smonto quindi questo primo esperimento. Rimuovo i due trimmer che avevo collegato. Abbandoniamo quindi l'idea di poter misurare direttamente delle tensioni analogiche con le porte paddle del Commodore 64 e proseguiamo con il nostro esperimento. Per questo secondo esperimento, al posto dei trimmer collego due potenziometri da 470 kΩ, come si evince dallo schema allegato recuperato in rete. Per ora non collego il pulsante Fire, ma solo i due potenziometri. Per quanto riguarda i collegamenti, il contatto 7 della porta del joystick è il positivo di alimentazione a 5 volt, comune per i due potenziometri, è il filo rosso. I cursori dei due potenziometri sono collegati ai piedini 5 e 9 della porta joystick e sono i fili grigio e rosa. Il negativo di alimentazione non serve ai potenziometri. Collego quindi l'accrocchio realizzato alla porta joystick 1. Come possiamo vedere dal programma che ho realizzato in Basic e disponibile se seguite il link in descrizione, adesso la lettura è accurata.
Il valore mostrato a monitor varia da 0 a 255 e dipende dalla posizione dell'albero del potenziometro. Entrambi i potenziometri funzionano bene. Relativamente al programma in BASIC, la lettura dei valori dei due potenziometri si effettua mediante due istruzioni PIC dopo aver disabilitato la scansione della tastiera. Bene, possiamo ora costruire un vero pedal, funzionante anche con Arkanoid. Per giocare ad Arkanoid non servono due pedal, ma solamente uno, per cui utilizzo solamente il potenziometro 1, collegato all'ingresso 9 della porta del joystick. Posso quindi fare a meno del filo rosa, collegato al piedino 5 del connettore. Il positivo di alimentazione a 5 volt, presente sul piedino 7 della porta joystick, alimenta il potenziometro, è il filo rosso. Il cursore del potenziometro è collegato al piedino 9 della porta joystick, è il filo grigio. Ora rimuovo il secondo potenziometro, che avevo utilizzato prima, e sposto il positivo a destra del primo potenziometro, per avere la direzione di gioco corretta. Per rendere il pedal utilizzabile occorre anche un pulsante. Utilizzo questo micro switch come tasto Fire. È collegato tra il negativo di alimentazione, il piedino 8 della porta joystick e il filo blu, e il contatto della posizione sinistra del joystick, che poi è il piedino 3 della porta joystick, il filo verde. Ed ecco i collegamenti completati. Prima di unire lo switch al potenziometro è bene isolare tutto. A questo punto posso unire il potenziometro al micro switch del Fire. Per farlo utilizzo un filo di rame che saldo sul potenziometro e faccio passare nei fori dello switch. Unisco l'altro capo del cavo ancora sul potenziometro. Ed ecco il nostro pedal terminato. È bruttissimo, ma funziona. È possibile ovviamente migliorare questo pedal con un bel contenitore, una manopola adeguata ed un cavo più lungo. Proviamo questo pedal con Leo. Colleghiamo il pedal alla porta del joystick 1. Accendiamo il Commodore 64 e carichiamo Arkanoid. Per utilizzare pedal su Arkanoid, dal menu che si apre bisogna premere P sulla tastiera del Commodore, poi premere File sul pedal che abbiamo appena costruito. E inizia la partita! Il magnete? Oh, finalmente bello grosso! È molto più facile. No, quanti sono? Ma che roba! Non hai visto così? Fai provare a me? Ok. Ah, si è rallentata la palla. No, c'è il magnete, guarda. Adesso si è rallentata la palla. Se volete essere avvisati quando pubblico i nuovi esperimenti, le recensioni e i tutorial su retrocomputer, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche.
Bene, anche l'esperimento di oggi è terminato. Un saluto da Amedeo Valoroso. E anche da Leo.